Ciao a tutti. Benvenuti sul canale Celebrita dalla Turchia. Tutti i dettagli sono nel nostro video, restate con noi fino alla fine e non dimenticate di iscrivervi e condividere. Grazie di cuore. Il tappeto rosso della cerimonia di premiazione più attesa dell'anno si è trasformato in un palcoscenico di pura elettricità. A rubare la scena non sono stati i trofei nei discorsi, ma un istante che nessuno aveva previsto, l'incrocio, attesissimo e temuto, tra Can Yaman e Demet Özdemir. I due sono arrivati da ingressi diversi, ciascuno con la propria squadra, i propri tempi, le proprie abitudini da star. Eppure, come attratti da un magnetismo inevitabile, si sono ritrovati faccia a faccia proprio nel punto dove le telecamere erano più impietose e i flash più accecanti. L'atmosfera è cambiata in un battito di ciglia, come se l'aria stessa si fosse caricata di una memoria comune che il pubblico non ha mai smesso di inseguire. È accaduto tutto in pochi secondi. Il percorso di Can, già rallentato dall'entusiasmo dei fan, ha coinciso con la sosta strategica per gli scatti ufficiali. Al suo fianco, la sua squadra cercava di garantire spazio, ma il muro di obiettivi era inarrestabile. E proprio mentre si sistemava la giacca e accennava quel mezzo sorriso che gli ha sempre aperto tutte le porte, ecco comparire Demet, radiosa in un abito rosso che catturava ogni sguardo. La sua figura elegante è entrata nel raggio delle luci come se l'attimo fosse stato scritto in sceneggiatura. I fotografi hanno capito immediatamente, il momento che poteva cambiare il racconto della serata era lì, vivo, e andava fermato per sempre. Le grida, guardate qui! Insieme! Uno scatto! Hanno rimbalzato fra le barriere, e per qualche attimo i due sono stati prigionieri di quell'attenzione a cui, da sempre, sono abituati, ma che solo quando si trovano l'uno accanto all'altra diventa diluvio. Chi era lì giura di aver colto un saluto rapido, un cenno educato, quasi trattenuto per non infiammare la miccia. Il flusso della gente, però, li ha spinti a cambiare direzione in modo brusco. Tanto è bastato perché i social prendessero fuoco. In pochi minuti, su tutte le piattaforme si sono moltiplicati i commenti, l'aria si è raffreddata quando erano insieme, i flash non finivano più, non può essere una coincidenza. Un'organizzatrice, interpellata a caldo, non ha usato mezzi termini, era da anni che non vedevamo così tante telecamere puntate sullo stesso metro quadrato. Da quel momento la notte non è stata più la stessa. Tutto il resto sembrava girare intorno a quell'unico frame che aveva colto i due nello stesso respiro. Dietro le quinte, intanto, la domanda correva di bocca in bocca: si sarebbero rivisti? Qualcuno giurava di averli intravisti vicini alla sala interviste, altri parlavano di piani serrati per evitare ulteriori incroci. In realtà, entrambi hanno seguito i propri impegni senza deviazioni, dimostrando una professionalità granitica. Ma era evidente che l'incontro sul tappeto rosso aveva già scavalcato l'evento, trasformandosi nella vera notizia della serata. I corridoi hanno iniziato a diventare impraticabili, troppi fotografi appostati, troppi microfoni pronti, troppi telefoni sollevati a caccia di un video. Per lasciar passare Demet, i colleghi si sono disposti a semicerchio, una sorta di barriera gentile che potesse proteggerla dalla foga dei flash. Can, d'altra parte, è arrivato in ritardo all'intervista programmata, e la ragione era evidente a tutti, la calca che lo seguiva come un'onda non si fermava mai. Con il passare delle ore, i sussurri si sono fatti più forti. Le teorie sui social si moltiplicavano. Alcuni giudicavano quel saluto un freddo cenno di circostanza, altri sottolineavano che la loro compostezza era il segno di una cura impeccabile per il lavoro, di una scelta di non alimentare inutili polemiche. Ma c'era un punto su cui tutti concordavano: quell'incontro aveva cambiato il clima della serata. Tra gli addetti ai lavori si è affacciata anche una domanda punzecchiante. E se stessero preparando qualcosa insieme? L'idea che i due potessero essere coinvolti nello stesso progetto ha iniziato a circolare come un sibilo, rimbalzando tra camerini e salette, fino a finire a pieno titolo sulle pagine di cronaca rosa. Il finale della cerimonia ha aggiunto altra benzina sul fuoco. Can ha lasciato la sala con passo veloce, quasi deciso a uscire dal mirino prima che fosse troppo tardi. Demet, invece, ha optato per l'uscita sul retro insieme al suo team,
silenziosa e impenetrabile dietro il sorriso di prammatica. Nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni. Nessun commento, nessuna frase mezza detta, nessun indizio. Ed è proprio questo silenzio che ha permesso alle ipotesi di correre senza freni. Quello scambio di sguardi, quelle distanze misurate, quell'istantanea che li incorniciava nello stesso spazio, sono diventati l'immagine simbolo di una notte in cui i premi sembravano quasi un pretesto per raccontare altro. Quando la sala si è svuotata e il brusio è calato, sono arrivati i primi retroscena dagli organizzatori. Fonti vicine alla produzione hanno assicurato che nulla era stato pianificato per metterli insieme. Anzi, hanno riferito che era stato predisposto un calendario preciso proprio per evitare sovrapposizioni nella sala stampa e tra i passaggi più affollati. Qualcosa, però, era andato storto. Un piccolo errore di coordinamento, hanno detto, un disguido nei tempi tra scatti e interviste che avrebbe fatto saltare la perfetta separazione. Ma, anche se fosse stato davvero solo un contrattempo, l'effetto era ormai irreversibile. Quel momento aveva già riscritto il racconto della cerimonia. Nella stanza delle interviste, i giornalisti hanno notato su Khan un'ombra diversa dal solito. Ha risposto con calma, come fa sempre, con quella fermezza che lo contraddistingue, ma lo sguardo tradiva una concentrazione tesa, come se stesse calcolando ogni parola per non aggiungere peso a ciò che era accaduto pochi minuti prima. Dimet, al contrario, è rimasta completamente focalizzata sul progetto per cui era lì. Le sue parole erano precise, pulite, senza versi né contorni, come se l'incontro avesse potuto scivolarle addosso senza lasciare traccia. Eppure, dalle testimonianze di chi si trovava dietro le quinte, emerge un'altra immagine. Appena capito che si trovavano nello stesso perimetro, gli organizzatori avrebbero incrociato le mani con i team per ridisegnare i percorsi, aprire varchi, cambiare tempi, guidarli con discrezione in direzioni opposte. Nel frattempo, i profili ufficiali e non ufficiali sono stati invasi da foto e brevi clip. In molte inquadrature, Khan e Dimet apparivano catturati dallo stesso fascio di luce, anche se a distanza di pochi passi. Gli utenti hanno costruito teorie dettagliate, frame dopo frame, la posizione delle spalle, la traiettoria degli sguardi, il modo in cui la scia dei flash cambiava direzione appena i due entravano nello stesso quadrante. C'era chi sosteneva che tutto fosse calcolato per generare clamore. Altri insistevano che il caso aveva giocato un tiro clamoroso a entrambi. Il dibattito diventava sempre più acceso e, con esso, l'attenzione dei media. La mattina seguente ha portato con sé nuove ondate di supposizioni. Chi era vicino all'organizzazione ha parlato di alcuni piccoli problemi tecnici nelle fasi iniziali della serata, una scala mobile rallentata, un cambio di luci non perfettamente sincronizzato, il conseguente slittamento nell'ordine di arrivo degli ospiti. Sarebbe stato questo a far sì che le loro traiettorie si incrociassero proprio davanti ai pannelli con i loghi. Ma per il popolo dei social quella spiegazione suonava troppo pulita. E con il sorgere del sole sono arrivate anche immagini più nitide, montate con pazienza dagli appassionati. In una sequenza si vede Dimet fermarsi un istante, come a raccogliere il respiro, e poi accorgersi di Khan che posa a pochi metri. In un'altra, lo si vede sollevare lo sguardo all'improvviso, colpito dal cambio repentino delle luci. Chi ha commentato ha definito quel preciso momento la svolta della serata, il punto in cui tutto ha preso un'altra piega. I reporter hanno cercato conferme da chi lavora a stretto contatto con loro. Una voce vicina a una casa di produzione ha invitato alla calma, non ingigantiamo. Nessuno dei due ha perso la professionalità, nessuno ha fatto un passo fuori posto. Ma i giornali di spettacolo hanno rilanciato con titoli che non lasciavano scampo, per loro, quello poteva essere il prologo di un nuovo capitolo. E quando, la sera stessa, sono state rilasciate le foto ufficiali della cerimonia, la discussione si è riaccesa, tra centinaia di scatti, uno in particolare li mostrava nello stesso fotogramma, anche se sfalsati, quasi sullo sfondo, come due orbite che per un attimo si avvicinano. Bastava quell'immagine per dividere tutto il pubblico in due squadre. Dietro le quinte, intanto, l'eco della confusione andava attenuandosi, ma l'effetto non si spegneva. C'era chi ricordava come la folla avesse inghiottito i corridoi,
costringendo i responsabili della sicurezza a improvvisare barriere umane per gestire l'affluenza. C'era chi diceva che i cronisti avessero provato a strappar loro una battuta, un commento qualsiasi, senza riuscirci. Il loro silenzio, ancora una volta, appariva come una scelta. Una linea sottile e netta, lavoro da una parte, vita privata dall'altra. E tuttavia, per il pubblico, quella linea è il punto esatto dove iniziano le storie più avvincenti. Col passare delle ore, sono circolate ipotesi su possibili calendari che potrebbero farli ritrovare, su eventi condivisi nelle prossime settimane, su un progetto che, chissà, potrebbe mettere Khan e Dimet nella stessa stanza non per caso, ma per scelta. Alcuni utenti hanno ripescato vecchie interviste, paragonato gesti e dettagli, cercando nei loro sguardi una traccia, un ponte tra ieri e oggi. L'idea che possano tornare a incrociare i loro percorsi professionali ha acceso un'aspettativa che, da sola, basterebbe a tenere viva l'attenzione dei media per mesi. Eppure, tra ipotesi e ricostruzioni, resta la concretezza di una notte in cui tutto è avvenuto in pochi respiri. Khan, con quell'andatura decisa che non ammette tentennamenti. Dimet, con la grazia sicura di chi sa come muoversi tra mille occhi senza mai perdere misura. I fotografi ad avanzare come un'onda, il frastuono dei click a farsi tempesta ogni volta che i loro nomi venivano pronunciati nella stessa frase. E quella frase, da sola, ha raccontato tutta la serata. Il confronto, per quanto minimo, ha avuto la forza delle cose inevitabili. Non servono parole quando l'immaginario collettivo completa da sé la scena. Verso la fine della notte, dietro le quinte si parlava già di come evitare che il caso si ripetesse nelle sale stampa, di come razionalizzare i percorsi affinché le star non si sovrapponessero. Qualcuno suggeriva di coordinare diversamente i tempi degli scatti, qualcun altro proponeva percorsi alternativi per gli ospiti di maggior richiamo. Ma era chiaro a tutti che, anche se l'organizzazione avesse retto ogni urto, quell'immagine sul tappeto rosso sarebbe rimasta. Un'immagine che basta da sola a riempire pagine, segmenti televisivi, discussioni interminabili. L'incontro tra Kenyomen e Dimet Özdemir è già stato registrato come uno dei momenti più incisivi della stagione, una di quelle parentesi che plasmano il racconto pubblico di due carriere e di due personalità che, anche da lontano, continuano a dialogare. Alla fine, quando le luci si sono spente e l'ultimo applauso è scivolato nella memoria, è rimasta una domanda sospesa. È stata una pura coincidenza o la sorpresa della notte? Nessuno ha osato rispondere. Forse perché la risposta toglie incanto, forse perché quel dubbio tiene in vita l'attenzione che circonda entrambi. E così, mentre le immagini continuano a moltiplicarsi e i video vengono analizzati al rallentatore, la curiosità cresce. Se davvero ci sarà un rematch, se un nuovo incrocio dovesse avvenire sul set o su un altro tappeto rosso, l'interesse potrebbe superare ogni previsione. Per ora resta l'eco di una serata in cui i premi hanno fatto da cornice a un istante che il pubblico non dimenticherà. Questo è tutto per il nostro video. Se vi è piaciuto, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia e condividete con chi non può perdersi questi retroscena. A presto!